tutti, direzione di oggi Corte, l'antica capitale della Repubblica Corsa. Andiamo. Siamo nella piazza di Corte. Questo paese venne proclamato capitale della Repubblica Corsa dal generale Pasquale Paoli nel 1755. Liberò la Corsica dalla Repubblica di Genova. Questa Repubblica poi durò solo 14 anni, in quanto poi venne annessa alla Francia subito dopo. Siamo nell'entroterra Corso, in mezzo ai monti. Pur essendo in mezzo al niente, al centro della Corsica, questa città con i suoi palazzi storici dimostra ancora l'indipendentismo di questo popolo, che vuole la libertà dalla Francia, dall'Italia e da tutti. Quella alle mie spalle è una casa nobiliare dell'antica famiglia degli Arrighi di Casanova. Qui soggiornarono per 2 anni i genitori del futuro imperatore Napoleone. Il padre partecipò alla creazione dell'Università di Corte insieme a Paoli. Stiamo salendo alla cittadella, quella che un tempo era fortificata. Ci troviamo all'interno del Museo sulla storia della Corsica, dove ci sono delle rappresentazioni di un tempo. Questi sono i 2 tipici animali che abbiamo già visto, le volpi e i falchetti. Il biglietto del museo costa 5,5 € a testa, con l'audioguida. I vari strumenti che vengono usati, le tessiture, i vestiti dell'epoca dei pastori. Siamo in cima alla cittadella fortificata di Corte e là sotto c'è il paese a 40 gradi, un gioiello incastonato tra le montagne. È possibile percorrere interamente la cinta muraria.
Stiamo andando a cercare frescura alle cascate d'Aitone, a un'ora e mezza da Corte, verso Porto Ota, nostra meta di oggi. Alle mie spalle i ponti sul fiume Golo, vengono usati da tutti come zona balneare. Mica male, con le cime dietro. Dentro il fiume, acqua gelida. Ah, si è fatto una vasca. Ah, lì, è tornato su. Buttati! Buttati! Vai! È gelato. Sei caldo? Siamo al Col de Vergiu, questo è il passo stradale più alto di tutta la Corsica e siamo a 1500 metri di quota. La temperatura infatti è perfetta, 26 gradi rispetto ai 38 a sud. Questo passo collega idealmente la Corsica del nord con quella del sud ed è circondato da queste montagne magnifiche dove è pieno di sentieri escursionistici. Proseguiamo per Porto Ota, torniamo giù al mare. Ciao. Incontri per strada. Incroci per strada. Mucche, cinghiali. Ne arriva un altro là, guarda.
Adesso una mucca. Mini porceddi che fanno a testata uno con l'altro. Si pensano capre. Siamo nel centro di Porto Ota, che si sviluppa dentro questo golfetto circondato dalle rocce. Questo è il porto turistico. Quella è la spiaggia della città, dove però non siamo stati perché è ghiaioso. Buongiorno a tutti, questa mattina ci troviamo a Porto Ota e questa è la vista dalla camera. Direttamente sul mare, dopo una lotta serrata di ieri sera, perché anche questo giro ci avevano dato una camera che non corrispondeva molto alle descrizioni. Però ci hanno fatto fare l'upgrade. Siamo a sud di Porto Ota, circa una ventina di chilometri. Questa è Plage d'Aron. C'è un parcheggio comodo attaccato alla spiaggia. Il problema è che per fare questi 20-22 km ci vuole un'ora. Ci sono delle strade impossibili. A strapiombo sul mare, molto strette e con tutti i corsi che tagliano le curve. La media è ai 25 all'ora. Il mare è questo oggi. Lasciamo Porto Ota e ci dirigiamo verso sud. Destinazione finale di oggi, Ajaccio. Seguiteci, andiamo. E voilà, questa è Plage de Perú. Siamo a circa 3/4 d'ora a sud di Porto Ota. La strada arriva perfettamente alla spiaggia ed è tutta asfaltata, cosa più unica che rara qua in Corsica.
E questo è il mare. Mica male anche questo. Pochissima gente, anche a metà agosto. E l'acqua è calda. Uno spettacolo. Ci stiamo avvicinando da Ajaccio, dove saremo a metà del percorso del nostro tour della Corsica. Ciao, un bagno adesso. Siamo sul lungomare di Ajaccio, nell'attesa di andare a mangiare la pizza da Napolè, l'unica pizzeria approvata dall'ordine pizzaioli napoletani in tutta la Corsica, a quanto dicono loro. Vedremo se sarà vero. Dobbiamo far passarci un'oretta e facciamo un giretto in centro. A dopo. Andiamo. La spiaggia della città. Alle mie spalle la cittadella di Ajaccio. Anche qua spiaggetta sottostante e soprattutto mica male quella casetta lì. Siamo dentro l'antica cittadella fortificata, progettata dai genovesi intorno al 1750. Doveva sopportare le esplosioni. I vecchi lavatoi. Bravi questi genovesi. Cattedrale nel centro città.
test della pizza anche in Corsica, una poulet e margherita. Andiamo a provarla. Buon appetito. Buongiorno a tutti, siamo in centro ad Ajaccio e siamo in coda per entrare alla casa di Napoleone. Questa è la fila, là c'è la casa. Ieri sera abbiamo prenotato l'ingresso alle 10:50, ma comunque c'è da fare la fila. Questa è la spada di Napoleone. La sua famiglia dovette abbandonare la Corsica in quanto era molto vicina al movimento rivoluzionario in Francia. Dopo aver sconfitto gli inglesi dalla Corsica, Napoleone e la sua famiglia poterono tornare fino al 1799, quando Napoleone divenne primo ministro, capo di Stato francese, e abbandonarono definitivamente l'isola, lasciando la casa nelle mani della nutrice. Nel 1804 Napoleone diventa imperatore e decide di regalare la casa alla sua nutrice. Peccato che sua madre non ci stia e quindi la dona al fratello. La leggenda vuole che questa sia la stanza dove nacque Napoleone, il giorno di Ferragosto. Alle mie spalle la galleria che fece costruire Letizia sul terrazzo e fu la prima sala da ballo di Ajaccio. Siamo al piano terra della casa dove venivano conservate le scorte alimentari della famiglia. Come tutte le famiglie corse, infatti, la sussistenza è probabilmente di origine agricola. Concluso il giro, dimenticavo, il prezzo del biglietto sono 7 euro compreso l'audioguida in italiano, abbastanza interessante, dai. Proseguiamo per i vicoletti della città. Lu marcato da Ajaccio. Bonjour. 3 frittelle with pommes e 3 with Nutella. 3 3. Cosa prendi, Matteo? 3 frittelle alle mele, 3 frittelle alla Nutella. Non so 50 gradi. È per l'una. È l'antipasto. Antipasti giusto? Vuole essere buona anche quella lì? Merci. Cioè, del gentile omaggio. Ah, grazie. Grazie. Questo era con quello? Con formaggio? Questo è con formaggio. Merci. Au revoir. Il tramonto a Plage du Lava. Finisce qui il secondo video sul nostro viaggio in Corsica, ma non perdetevi l'ultimo che ci vedrà al sugo dell'isola.